Ben ritrovati a tutti qui su Radio Rossonera, Mattino Milan del 24 marzo del 2023. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ciao Henry, ciao. Si ritrova all'interno di un'autovettura, come vedete, il Sì, buon Enrico Boiani. sto girando l'Europa alla ricerca di giovani talenti per il Milan e Bravo, presto scoprirete di più. bravo. Vabbè, possiamo anche spoilerarlo, anche perché Sì, andrà in onda e quindi nel weekend Enrico Boiani finisce il tour e vi presenta qualche nuovo attaccante per il Milan, giusto? sì, sono 5 nomi di tutti i gusti, tra virgolette, dal più costoso al più, come dire, economico, a quelli un pochino più esotici, quelli in rampa di lancio, giovani, meno giovani, quindi è il primo episodio di questa nuova serie e lo scoprirete nel breve, spero vi piaccia e niente, dai. Tra questi nomi c'è anche il mio pupillo in assoluto, però non dico chi è il mio pupillo in assoluto, lo dovete scoprire voi e vi do uno spoiler: c'è Balogun, perché l'ho Mm. già detto, ma non è Balogun. Ok, se passi da Monaco di Baviera, mettiti in macchina Nagelsmann, che schifo non fa, Sì, ma scherzi a parte, andiamo follia. a vedere quello che oggi sono le notizie di giornata, ci dividiamo un pochino in due, ovvero il campo e lo stadio, come al solito, di questi tempi. Pioli e Cardinale sono i due protagonisti dei quotidiani di quest'oggi, direi di iniziare da Cardinale, visto che è la cosa un po' più fresca, un pochino più interessante. C'è il recap di quello che è successo ieri, ovvero il passaggio in comune, il passaggio in regione per lo stadio alla Maura. Quindi Mh, ancora una volta lo stadio alla Maura è quello che in questo momento è il preferito del Milan, il Milan vuole andare avanti lì per la Maura, vuole andare ancora dritto su quella soluzione che come vedete è a pochissima distanza da San Siro. La foto non è San Siro, è l'ippodromo, cioè quello che vedete sotto sono appunto le piste, è veramente molto vicino al nuovo stadio e ci sono stati questi due passaggi per ribadire ancora una volta l'interesse formale del Milan per l'area che ovviamente ricade anche all'interno del Parco Agricolo Sud Milano e quindi siamo andati come Milan a fare anche il secondo incontro in regione, visto che è la regione quella che è l'ente deputato per decidere per il Parco Agricolo Sud Milano e il doppio incontro ha portato, diciamo così, l'ulteriore consapevolezza di andare avanti su questo progetto in particolare con Sesto San Giovanni che quindi rimane ancora una volta sullo sfondo. Henry, io mi taccio più che altro perché, come hai detto tu, ci sarà uno speciale sull'attacco nel weekend e nel weekend ci sarà anche uno speciale sul nuovo stadio. Quindi daremo qualche informazione più approfondita lì sul perché il Milan vuole andare alla Maura, su quali potrebbero essere le difficoltà e quali potrebbero essere le accelerazioni e quale potrebbe essere il nuovo progetto da 70.000 posti. E quindi già questa è una buona notizia. Ma ne parliamo, come detto, domani, nello speciale che uscirà. Oggi diamo, diciamo così, l'attualità. Questo doppio sì. incontro, che è ancora un incontro di passaggio, perché come ha detto Sala, il Milan si è preso queste ulteriori 2 settimane per presentare il progetto definitivo. Sì, poi Simo aggiungo anche che già nella giornata di ieri abbiamo dato tante novità, tanti aggiornamenti tra il Mattino Milan di ieri, a Chiama Milan, durante il talk, quindi abbiamo già fatto una sorta di quadro della situazione con tutte le ipotesi, gli scenari, anche a filo rossonero, quindi la giornata di ieri già è stata importante da questo punto di vista, non solo perché è stata la giornata in cui Cardinale è, di fatto arrivato a Milano per fare questi incontri, ma perché ci sono state anche le parole di Sala, le parole di Fontana e quindi non troppo diverse in realtà da quelle dell'altra volta, però quello che capiamo, ripeto quello che ho detto ieri, è che la volontà del Milan di fare lo stadio è altissima, perché si muove Cardinale stesso, è già la seconda volta in un mese praticamente che arriva in Italia per fare questi incontri e la volontà è di farlo a Milano, perché non ci sono stati incontri con sindaci di altre città, non ci sono stati incontri con Sesto, né tantomeno con Rozzano o San Donato, che erano le altre aree. Gli unici incontri che
che sono stati insomma svolti, sono stati quelli col sindaco Sala e con il presidente della regione Fontana, ecco. Quindi io penso che questo faccia capire ancora di più quale sia la volontà del Milan, perché se in 20 giorni, 22 giorni incontri 2 volte il sindaco di Milano e il presidente della regione, credo che le intenzioni siano veramente chiare, ecco, cristalline. È ovvio che le difficoltà ci sono, perché lo stiamo capendo, l'abbiamo capito nel corso di questi anni, direi, neanche questi mesi, nel corso di questi anni, però vengono fronteggiate, direi adesso, da veramente una volontà e delle, come dire, delle idee, delle intenzioni solide, chiare, forti e precise. Ecco, se prima magari sì, c'erano delle volontà, ma c'erano anche dei "paletti", tra virgolette, dei punti fermi e non ci si muoveva più di tanto, adesso oltre alle volontà ci sono anche delle intenzioni ben chiare. Sì, anche perché ieri, ad esempio, Cardinale è stato accompagnato da un signore distinto, alto, che si chiama Tim Romani, che è il fondatore e il presidente di CAA Icon, cioè la società internazionale che è un po' il leader nella costruzione degli stadi, con il quale Jerry Cardinale ha già lavorato e si è fatto un po' da consulente per quello che è il progetto del nuovo stadio. Poi vedremo se per caso sarà Boeri l'architetto, ma insomma ne parleremo come detto nel weekend, perché lì daremo qualche notizia in più. Io mi sposterei, Henry, quindi a questo punto sul campo, perché Sì. Pioli torna al passato. Riecco la difesa a 4, Calabria contro Kvara, Mh. quindi alla ripresa contro il Napoli, l'allenatore può tornare al vecchio modulo, Kier chiede spazio, il capitano di nuovo in campo. La difesa a 4 potrebbe tornare quindi d'attualità. Vedremo se con Calabria esterno basso di destra, se con Calulu, se con Chieri in mezzo. Vedremo con quali protagonisti. Però si dovrebbe chiudere la parentesi difesa a 3. Come Finalmente. diceva Marco Mengoni, e meno male, oserei Sì. dire. Ma in realtà, se leggiamo questo titolo, Calabria contro Kvara, Calabria non fece male nella partita contro il Napoli a San Siro, contro Kvaratskhelia. Il punto è che si beccò quella munizione dopo pochi minuti che costrinse Pioli o insomma fece pensare a Pioli di sostituirlo con Dest, che poi causò il rigore proprio contro Kvara appena entrato. Io di base sono contento che si ritorni a 4, ecco, perché la difesa 3 non mi è mai piaciuta e penso che sì, fosse necessaria in quel periodo lì, ma credo che dopo l'Atalanta e dopo che eri comunque che avevi ricostruito le tue certezze e il tuo entusiasmo comunque contro l'Atalanta, potessi tornare al tuo calcio, tornare al tuo gioco. E quindi pensavo che quello fosse il momento giusto per tornare a giocare a 4, giocare come sempre siamo stati abituati. Così non è stato fatto, la difesa 3 comunque ti ha limitato offensivamente perché limiti Leao, non lo lasci sulla fascia, lo avvicini alla porta e sappiamo e ci siamo accorti ancora di più che non è il suo, limiti tanti giocatori. Ecco, quindi lo stesso Teo, ti dirò, per me è più efficace se parte un po' più basso. E quindi, ecco, io sono contento. L'importante è che non sia, per quanto mi riguarda, Mm. Simo, l'ennesimo, come dire, ribaltone, l'ennesimo cambiamento buttato lì perché le cose non vanno, perché ne abbiamo visti tanti, soprattutto nel mese di gennaio, soprattutto ti direi per quanto riguarda gli uomini, più che il sistema di gioco. Poi sei passato 3 hai fatto bene, però di cambiamenti, come dire, tentati perché le cose non andavano, allora provo a cambiare senza, come dire, crederci troppo, li abbiamo visti, ecco. Esatto. Quindi il mio augurio è quello, ecco. Questi sono un po' i numeri della difesa 4 e della difesa 3 del Milan in questa stagione. La media reti, insomma, in teoria sarebbe favorevole alla difesa a 3, però come abbiamo visto i numeri in realtà stanno andando peggiorando perché le ultime 4 partite il Milan non è in trend positivo, anzi è reduce da 2 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 4, quindi è sicuramente stato un buon modo per chiudere la tristezza di gennaio
e provare a ripartire. Ti ha permesso di passare il turno in Champions League, ma basta così, direi. Direi che è giunta l'ora di tornare a giocare a calcio e non far giocare gli altri a calcio. Chiudiamo quindi con quelle che sono state le ultime invenzioni di mister Stefano Pioli, alcune riuscite, alcune meno, cioè il ritorno di Malik Ciao in pianta stabile, quindi lì sì, una buona riuscita per quanto riguarda questa mossa, non tanto per il Leao centrale, ti direi proprio anzi di no, Leao centrale lo depennerei. Messias a tutta fascia invece ha funzionato, dai, alla fine ha funzionato. Pensavamo potesse fare peggio, invece ha funzionato. Harry, noi siamo arrivati in chiusura, ci Sì, ritroviamo. ma nel precisare che ieri ci sono state già le prime, nel ricordare in realtà che ieri ci sono state già le prime amichevoli, le prime partite delle nazionali, c'è stata una bella doppietta di Rade Krunic, c'è stato un Rafael Leao che, se non l'avete visto vi invito a vederlo, è entrato con una testa completamente diversa dal solito e dalle ultime partite. Si è anche, quello credo che non lo toglierà mai, si è anche mezzo mangiato un gol, anche se era difficile. È stata già una, come dire, una giornata positiva per i giocatori del Milan nazionale, dai. Sì, dai, non è andata male sicuramente, soprattutto per Rade Krunic, che da mezzala di inserimento, da terzo di inserimento in un centrocampo, funziona. Pazzesco. Come ha sempre funzionato qua al Milan. Se invece li facciamo fare il mediano, funziona un pochino meno. Harry, grazie. Grazie a te, mi raccomando, lasciate mi piace per un Boiani in macchina e scriveteci sotto nei commenti la vostra, sia sulla questione stadio, come sempre, sia sul ritorno alla difesa 4, cosa vi piace di più, il Milan a 3, il Milan a 4, insomma, diteci la vostra anche dal punto di vista tattico su questa squadra e iscrivetevi se non siete iscritti, perché non vi costa niente, così come non vi costa niente attivare la campanella per tutte le notifiche dei video. Harry, lo ritroviamo nel weekend, quindi con lo speciale sul nuovo possibile attaccante del Milan, con tutte le caratteristiche di almeno, quanti ne fate? 5, 4, 6? 5. 5 nuovi 6 possibili con me attaccanti. che però non ho smesso di giocare da un po'. E vabbè, nel caso prenderemo te, se proprio saremo sulle spese. Altrimenti ci troviamo per il weekend con lo speciale sullo stadio, le nostre pillole, il meglio di, e soprattutto oggi pomeriggio con Carlo Pelegatti direttamente dal Nilo in diretta. Che Dio ce la mandi buona. Ciao a tutti e a dopo. Ciao.